Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo. Oggi ascoltiamo Sydney Christmas, nome particolare di questa ragazza, che ha cantato nel Brita's Got Talent 2024, questa è l'esibizione della finale. Spoiler per chi non lo sa ancora, tappatevi le orecchie. Con questa performance comunque ha vinto la competizione. La canzone è Over the Rainbow, che è una canzone famosissima, è del 39, era inclusa nel film Il Mago di Oz, quindi una canzone datata dal punto di vista dell'età, che tutti conoscono. E vediamo, sono curioso di vedere come ce la presenta. L'ascoltiamo subito. That I heard of once in a lullaby. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Interrompo solo un attimo. Allora, intanto della parte scenografia e quindi comunicazione, diciamo, non verbale, ci sono molte cose da dire, interessantissimo, ne parliamo alla fine e voglio sentire anche il vostro parere, ovviamente, nei commenti. Per quanto riguarda l'inizio, ovviamente la canzone è famosissima, però devo dire che l'ha cominciata in modo molto particolare, con queste note molto staccate, come se cantasse una sillaba staccata dall'altra, e mi ha dato l'idea, diciamo, delle gocce di pioggia, per esempio alla fine di un acquazzone, quando sono molto irregolari, una qui, una là. Molto bello, mi ha dato questa idea qua. Ora vediamo come va avanti. Voce bellissima, ovviamente molto, molto chiara e delicata, molto morbida. Proseguiamo. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Over the rainbow skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come Allora, ha una voce potente, molto potente. Allora all'inizio ha fatto queste note molto staccate e morbide, anche per creare una dinamica, cioè per fare una parte molto differente da questa, in modo da rendere questa parte molto più potente, di renderla più d'effetto. Quindi ottima scelta. E il cambio di tonalità che ha fatto non è un cambio semplice, non è un cambio piccolo, ha fatto un bel salto, quindi ottimo controllo della voce. E poi ho sentito come questa parte di canzone, anche come impostazione della musica, quindi come arrangiamento, è molto moderno rispetto alla canzone classica, direi bellissimo, quindi per ora lavoro perfetto. Andiamo avanti. if happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, Perfetta.
se lo merita. Avete sentito quest'ultimo cambio di tonalità che ha fatto solo voce? Intanto la nota che ha fatto solo con la voce non aveva vibrato, proprio dritta, perfetta, senza musica sotto. Poi normalmente quando il cantante con la propria voce da solo fa il cambio di tonalità, cambiata la tonalità, entra l'orchestra, normalmente la musica, e quindi i due si ritrovano assieme. In questo caso non è entrata l'orchestra, quindi ha fatto il cambio di tonalità, poi la pausa e un'ulteriore nota che è entrata insieme all'orchestra. Quindi non ha avuto neanche il riferimento della seconda nota con l'orchestra che gli potesse dare la tranquillità di essere arrivata al punto giusto, quindi controllo perfetto. Vediamo un po' se... Ok. Sentite il pubblico che non smette di applaudire. Bellissimo. Veramente il pubblico giustamente non smette di applaudire, ecco perché ha vinto. Cosa importante che volevo dire dal punto di vista della comunicazione. Lei intanto è vestita di bianco, lo vediamo qua anche all'inizio, su questo sfondo, diciamo così, possiamo definirlo etereo, quindi sfondo nero, blu, queste luci, questi punti che sembrano stelle, quindi tutto, anche il palco, la scenografia diventano irreali, come se fosse un sogno. Lei vestita di bianco, che è il simbolo della purezza. Perché? Perché a noi sembra veramente che sia una bambina che sta cantando dei propri sogni, diciamo così. E quindi ottima la scelta dell'abito bianco. Altra cosa che hanno fatto, secondo me, si vedete che lei, diciamo così, ha come posso dire, ha un trucco molto leggero, no? Vedete? Tutto sommato abbastanza leggero. Se lei avesse un trucco più pesante, più aggressivo, più da donna adulta, risulterebbe meno bambina nel nostro immaginario, inconsciamente, no? Qui hanno fatto questo trucco leggero, non troppo aggressivo, proprio per permettere di mantenere questa, diciamo così, questo aspetto un po' bambinesco, che è quello che vogliono trasmettere probabilmente. Anche i capelli sciolti così, senza un'acconciatura particolare o particolarmente ricercata, ci dicono la stessa cosa. Ditemi nei commenti se siete d'accordo con me, ovviamente, oppure no. Consigliatemi anche altre sue esibizioni. So che lei ovviamente ha cantato altre canzoni in questo programma prima di arrivare in finale. Io non l'ho ancora sentita, quindi ditemi voi se volete sentirle. Ovviamente condividete se potete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mi raccomando, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!